Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato a Frida Kahlo e alla sua storia d'amore con Diego Rivera. Oggi quindi un altro video sul tema delle storie d'amore nell'arte, ma la protagonista questa volta è una donna. Se c'è un artista infatti che ha cambiato la storia dell'arte del Novecento in tutto il mondo, secondo me questa è Frida Kahlo. È un'artista legata alle tradizioni e alla cultura del suo paese d'origine, il Messico, ma che ha fatto dell'arte la sua ossessione. La sua passione e la sua vita raccontano la sua anima inquieta e tutte le sue angosce. Frida soprattutto ha raccontato la realtà che la circondava. Scopriamo quindi insieme Frida Kahlo. Frida Kahlo cresce all'ombra della rivoluzione messicana. Era una forte sostenitrice della giustizia sociale, ma anche della complessa storia della cultura del suo paese, il Messico. Racconta in giro di essere nata nel 1910 invece che nel 1907, perché vuole essere figlia della rivoluzione. Una delle caratteristiche delle sue opere sono i riferimenti all'arte religiosa coloniale e anche alla scultura azteca, ma questi sono sempre legati ai forti temi della natura e dell'emozione interiore. Oltre ad essere conosciuta per la sua forte personalità, il volto di Frida è noto un po' a tutti per i suoi autoritratti. Li realizza infatti fin dai primi anni, anche perché è costretta per alcuni sfortunati eventi a rimanere a letto a dipingere. Nel 1914 infatti i genitori e il medico di famiglia pensano abbia contratto la poliomelite, ma in seguito si scoprirà che soffriva invece di una deformazione delle vertebre che aveva attaccato e danneggiato tutta la gamba destra, una malattia che poteva essere scambiata per poliomelite. Questa non è l'unica tragedia della sua vita che la cambia fisicamente. Infatti, quando è una studentessa ancora giovanissima, nel 1925, è vittima di un incidente stradale su un bus che la costringe a rimanere a letto per moltissimi anni, ingessata, a causa ovviamente delle numerose fratture. Decide così di chiedere alla sua famiglia, a suo padre in particolare con cui aveva un rapporto molto stretto, per trascorrere il proprio tempo, di avere dei pennelli e delle tele, ma anche uno specchio, e inizia per prima cosa a rappresentare se stessa, quindi a rappresentare questi autoritratti. Non solo se stessa, ma anche il mondo che la circonda, con un'attenzione molto forte ai dettagli e un'attenzione emotiva che sono riconoscibilissimi nei suoi lavori. Frida è una donna che soffre fisicamente ma anche interiormente e comincia quindi ad esplorare tutti i suoi stati emotivi e a mettere in discussione attraverso le sue opere temi importanti, come quelli ad esempio del potere delle relazioni oppure la questione di genere. La più importante delle relazioni che vive durante la sua vita è sicuramente quella con il marito, Diego Rivera. Lo incontra la prima volta quando lei è ancora una studentessa e lui è già un affermato artista, tra l'altro lui è più grande di lei di circa 20 anni. A partire dal 1928 i due cominciano ad interessarsi l'uno all'altra. Diego infatti è molto affascinato dai lavori di Frida e dalla sua forte personalità, e i due iniziano così la loro storia d'amore fino ad un matrimonio che avverrà nel 1929. Diego aiuta Frida ad inserirsi nel cerchio degli artisti messicani di quegli anni, che sono attivi all'interno del Partito Comunista in Messico, il Partito Comunista Messicano. Uno dei primi ritratti realizzati da Frida della coppia è di un paio di anni dopo il matrimonio e si intitola Frida e Diego Rivera. Entrambi sono in piedi, ma lui è il solo ad avere in mano i pennelli. Lei gli sta accanto e gli tiene la mano. Frida infatti in quegli anni accompagna Diego e lo supporta in ogni suo viaggio per lavoro. Il più famoso è quello negli Stati Uniti. Rivera infatti viene incaricato di dipingere una delle pareti del Rockefeller Center di New York per l'Expo di Chicago del 1933. Nonostante questo supporto reciproco, la storia di Frida e di Diego non è affatto semplice. Lui la tradisce numerose volte con altre donne e lei soffre non solo per amore, ma anche a causa della malattia e dei diversi aborti che subisce. I due vivono addirittura per un periodo in due case separate, che sono in realtà collegate da un ponte, in maniera tale da non influenzare a vicenda la propria attività artistica. Il vivere in due case separate probabilmente li allontana fino ad arrivare al divorzio del 1939, divorzio che avviene a causa del tradimento di Diego Rivera con la sorella di Frida, Cristina. Lo stesso anno in cui avviene questa separazione, Frida dipinge la mia opera preferita, Le due Frida. Il dipinto racconta del senso di dualismo all'interno dell'anima di Frida. Infatti da una parte c'è la spinta verso l'Occidente, che è rappresentata sulla sinistra come da una Frida vestita di bianco, e dall'altra, all'opposto, viene rappresentato il Messico, quindi il suo paese d'origine, sulla destra, ed è una Frida che indossa un tipico vestito della tradizione messicana. Le due figure sono divise e unite al tempo stesso.
Le uniscono le mani incrociate e un'arteria che parte e arriva ai due cuori di Frida. Il cuore di sinistra, quello occidentale, è aperto. Sembra quasi tagliato a metà e ne possiamo vedere l'interno. Sta sanguinando e sporca di rosso il vestito che invece è bianco, perché una delle vene che lo attraversa è stata tagliata da un paio di forbici e sembra essere stata tagliata dalla stessa Frida. È possibile che il riferimento simbolico di questo cuore tagliato sia legato alla rappresentazione cattolica dell'immagine del Sacro Cuore di Maria, che era molto comune in Messico in quegli anni, ma è comune anche nella nostra cultura occidentale. Il cuore di destra, invece, della Frida messicana è integro e collegato attraverso un'altra arteria ad un oggetto che Frida tiene tra le dita. Sembra essere un medaglione con l'immagine forse di una fotografia del suo amore, Diego Rivera, con il quale si era sposata 10 anni prima e dal quale aveva appena divorziato. L'amore di Frida e Rivera è fatto di alti e bassi e lui comunque non era l'unico ad avere delle storie parallele al matrimonio o durante i periodi di separazione. Infatti anche Frida sembra aver avuto rapporti sia con altri uomini, come il politico russo Trotsky, e con altre donne. Rivera però rimane il suo più grande amore e anche per Diego sembra essere altrettanto, tanto che a distanza di un anno dal divorzio, nel 1940, i due si risposano e rimangono insieme fino alla morte di Frida. Un'altra delle opere che racconta di questa storia d'amore in quegli anni è sicuramente Diego nella mia mente. Si tratta di un autoritratto di Frida che si rappresenta con il viso del marito sulla fronte per far capire come il suo pensiero sia sempre legato a lui, ma secondo me anche come lui sia parte di lei nonostante tutto, nonostante il divorzio, nonostante i tradimenti. Nel suo diario infatti Frida più di una volta ha dichiarato di preoccuparsi principalmente della felicità di Diego, nonostante la sua sofferenza personale per i tradimenti. La storia di Frida e delle sue opere sono per me molto affascinanti e di certo è diventata un simbolo dell'emancipazione femminile non solo come artista, ma anche come donna nella cultura sia messicana che occidentale. Ormai la sua rappresentazione si trova ovunque e il messaggio che porta con sé arriva forte e chiaro a tutti noi. La sua storia d'amore con Diego Rivera è uno dei capitoli più importanti della sua vita e una delle vie per leggere alcune delle sue opere, ma ovviamente non è l'unica. Rimane però una storia d'amore che a me piace moltissimo, sicuramente intricata e che sconvolge le loro vite. Io Frida l'amo molto e l'ho riscoperta grazie ad alcune mostre che ho visitato e anche grazie al film che ne racconta la storia. Ve ne ho parlato nel mio video sui 5 film per amanti dell'arte, quindi se volete andare a dare un'occhiata potete approfondire. Poi se non volete perdere altri video legati all'arte e ai viaggi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie e alla prossima!